Ciao a tutti e benvenuti, se questa è la prima volta che capitate sul mio canale Fly High in Italian, o bentornati. In questa lezione vedremo la posizione degli aggettivi nella frase e vedremo anche come alcuni aggettivi, in base alla posizione che occupano, possono cambiare il significato proprio della frase. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente, premendo sulle impostazioni in basso a destra sulla rotellina, e oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Giusto per rinfrescarci un attimo la memoria, che funzione ha l'aggettivo? L'aggettivo esprime la qualità del sostantivo a cui si riferisce e, mi raccomando, va accordato in genere e in numero con questo sostantivo. In generale la posizione dell'aggettivo è dopo il sostantivo, quindi l'aggettivo segue il sostantivo. Diciamo ho una macchina nuova, quindi nuova vedete che è l'aggettivo e segue il sostantivo macchina. Oppure Lucia ha gli occhi verdi. Verdi, che è l'aggettivo, segue il sostantivo che è occhi. E per alcuni aggettivi da ricordare che sono necessariamente, quindi hanno una posizione fissa dopo il sostantivo. Per esempio sono aggettivi di nazionalità. Parliamo di una ragazza italiana, quindi italiana, aggettivo di nazionalità, vedete, segue ragazza, non lo può precedere, non diciamo un'italiana ragazza, ok? Quindi aggettivi di nazionalità dopo il sostantivo. Oppure anche aggettivi di forma, si parla magari di un tavolo ovale, di un tavolo rotondo, di un tavolo quadrato, quindi vedete anche qui la forma, l'aggettivo di forma segue il sostantivo. Oppure anche aggettivi di materia, parliamo di un oggetto metallico, non di un metallico oggetto, è sbagliato dire un metallico oggetto, quindi ancora una volta aggettivo di materia segue il sostantivo. E poi anche aggettivi alterati, per esempio un bambino piccolino, vedete piccolino è un aggettivo alterato da piccolo e segue il sostantivo. E poi se sono aggettivi seguiti da un complemento, allora devono seguire il sostantivo. Parliamo per esempio di una casa ricca di spazio, vedete ricca è l'aggettivo qui, è seguito però da un complemento che è di spazio e quindi non possiamo dire una ricca di spazio casa, ok? Bisogna dire una casa, poi l'aggettivo ricca e poi c'è il complemento. O per un altro esempio, una persona priva di onore. Ancora una volta, priva è l'aggettivo, segue il sostantivo persona proprio perché dopo l'aggettivo c'è un complemento che in questo caso è di onore. Da ricordarsi poi che quando la qualità espressa dall'aggettivo è una qualità oggettiva, quindi uno stato fisico, un colore, allora la posizione dell'aggettivo è dopo il nome, quindi l'aggettivo segue il nome. Per esempio diciamo le rose rosse, vedete? Quindi rosse si riferisce al colore, è uno stato fisico ovviamente, una qualità oggettiva, allora deve seguire il nome. Oppure i capelli lisci, anche questo è uno stato fisico, qualità oggettiva, quindi lisci come aggettivo deve seguire il nome, non diciamo i lisci capelli, ok? Se invece la qualità espressa dall'aggettivo è una qualità soggettiva, allora la posizione qui è un po' più libera e in realtà in genere precede il nome. A volte però lo possiamo sentire anche dopo il nome, ma in ogni caso è un po' più libera, proprio perché la qualità espressa dall'aggettivo è soggettiva. Per esempio, diciamo un bel viaggio, possiamo dire anche un viaggio bello, però si sente di più dire un bel viaggio, proprio perché bello è un aggettivo che esprime una qualità soggettiva. E parlando di bello, facciamo una piccola parentesi in realtà su come si accorda, perché varia a seconda che precede il nome
oppure segue il nome, quindi ha forme diverse. Vediamo allora questa tabellina. Se segue il nome, allora bello al maschile singolare si dice bello, appunto, quindi per esempio un cane bello, quindi se segue il nome. Al maschile plurale è belli, dei cani belli, per esempio. Al femminile singolare è bella, la forma è bella, una casa bella. E al femminile plurale è belle, delle case belle. Se, attenzione, se bello precede il nome, abbiamo diverse forme. Allora abbiamo al maschile singolare belle quando è seguito da un sostantivo che comincia per consonante, per esempio bel viaggio. Abbiamo poi belle con l'apostrofo se invece è seguito da un sostantivo che comincia per vocale, per esempio bell'amore. E poi abbiamo bello se invece è seguito da un sostantivo, qui attenzione sempre per il maschile, che inizia per x, y, z e ps, pn, gn o s consonante, un po' come le regole insomma dell'articolo determinativo, se vi ricordate. Quindi bello spazio. Al plurale maschile belle, il primo esempio bel diventa bei, quindi quando seguito da un sostantivo che comincia per consonante, quindi bei viaggi. Poi fa begli, begli al plurale quando seguito da vocale, quindi begli amori per esempio. E begli, e anche qui, anche nella forma tra bello, bello da bello, diventa anche lui begli, quindi seguito da x, y, z e poi ps, pn, gn, oppure s e consonante, quindi per esempio begli spazi. Al femminile, ancora una volta, qui quando precede il nome, mi raccomando, al femminile singolare abbiamo la forma bella, se seguito da un nome femminile singolare che comincia per consonante, quindi una bella famiglia, per esempio, e bel con l'apostrofo se seguito da un nome femminile singolare che comincia per vocale, quindi bell'isola. Al plurale abbiamo belle, se seguito da consonante, belle famiglie, e rimane anche qui belle se seguito da vocale, quindi al plurale per il femminile solo belle, però vedete quante forme diverse questo aggettivo ha. Un'altra regola che in base alla posizione che l'aggettivo occupa nella frase si dice che ha una funzione descrittiva se l'aggettivo precede il nome. Per esempio, Giovanni abita nella vecchia casa dei suoi genitori. Qui vedete che vecchia precede casa e dà una qualità, come dire, si esprime una qualità aggiuntiva della casa, ok? Un giudizio sulla casa da parte del parlante ed è anche una descrizione da parte del parlante. Quindi vedete qui una funzione descrittiva quando l'aggettivo precede il nome. Se invece l'aggettivo segue il nome, allora si dice che ha una funzione restrittiva. Allora vediamo un attimo un esempio. Giovanni abita nella casa vecchia dei suoi genitori. Che differenza c'è qui quando vecchia è utilizzato dopo il sostantivo casa? Qui sembra che vogliamo specificare che in realtà magari i suoi genitori hanno anche una casa nuova, ma lui abita nella casa vecchia, quindi c'è per distinguere, si utilizza qui per distinguerlo magari da un'altra casa che i suoi genitori hanno, e quindi è più una funzione distintiva, restrittiva, si distingue questo oggetto magari opponendolo ad altri, quindi stiamo parlando della casa vecchia perché magari appunto i suoi genitori hanno anche una casa nuova. Quindi questo parlando di regole generali, però ci sono degli aggettivi, come avevo menzionato nell'introduzione, che in realtà fanno cambiare completamente il significato alla frase dipendendo proprio da che posizione assumono nella frase, se precedono il sostantivo oppure se seguono il sostantivo.
e in generale succede che per questi aggettivi hanno un valore figurato se vengono utilizzati prima del sostantivo e hanno un valore invece letterale, un valore proprio fisico se vengono invece utilizzati dopo il sostantivo. Ok, vediamo allora qualche esempio di quali sono questi aggettivi che fanno cambiare completamente il significato alla frase rispetto alla loro posizione. Allora abbiamo alto, per esempio. Quando diciamo un alto ufficiale e quando diciamo un ufficiale alto, che differenza c'è? Se diciamo un alto ufficiale, si parla di un ufficiale di alto rango che occupa una posizione importante, un ufficiale di alto livello. Se invece diciamo un ufficiale alto, è una persona che occupa una carica di ufficiale e che è anche di alta statura, ok? Quindi alto si riferisce proprio alla caratteristica fisica, vedete? Quindi nel primo caso, quando alto precede il nome, ha proprio questo senso figurato. Nel secondo esempio, quando alto segue il nome, si riferisce letteralmente alla caratteristica fisica di questo ufficiale, proprio l'altezza, vedete la statura, quindi caratteristica fisica letterale se segue il sostantivo. Poi abbiamo grosso, un altro aggettivo che cambia il significato della frase in base alla posizione. Se diciamo un grosso attore, vuol dire che è un attore importante. Se diciamo un attore grosso, è un attore insomma di grosse dimensioni, di un grosso peso, ok? Quindi in base proprio al peso, magari in chili, ecco, quindi si parla di grosso proprio, un attore grosso, un attore un po' pesante, ecco. Poi diciamo vecchio è un altro aggettivo tra questi. Allora, se diciamo un vecchio amico e un amico vecchio, che differenza c'è? Un vecchio amico è un amico di lunga data, un amico che conosciamo da tempo, ma non necessariamente una persona anziana, non è necessariamente anziano. Se invece diciamo un amico vecchio, allora sì, è un amico in età avanzata, quindi è anziano, ok? Poi abbiamo anche nuovo, quando diciamo per esempio voglio comprare un nuovo televisore e voglio comprare un televisore nuovo. Qual è la differenza? Nel primo caso si intende che voglio comprare un televisore in più, un altro televisore. Se invece diciamo voglio comprare un televisore nuovo, allora intendiamo che vogliamo comprare un televisore che non sia usato, ok? E poi abbiamo grande, quando diciamo una grande donna e una donna grande, che differenza c'è? Una grande donna è una donna notevole per le sue capacità, anche per la sua importanza, o è celebre per quello che ha fatto, per le sue opere. Se invece diciamo una donna grande, allora è una donna molto alta, ok? Quindi vedete significato diverso. E poi abbiamo l'aggettivo povero. Povero, allora anche qui due esempi. Giovanni è proprio un pover'uomo e Giovanni è un uomo povero. Che differenza c'è? Primo caso, ancora una volta, ha un senso figurato e si dice che è una persona meschina, quindi quando una persona si dice pover'uomo, per esempio pover'uomo, si intende una persona meschina. Se diciamo invece che è un uomo povero, allora si intende che è una persona che non ha mezzi economici, che è una persona che è il contrario, ecco, il contrario di ricco. Poi abbiamo buono, quando diciamo un buon musicista e un musicista buono, che differenza c'è? Nel primo caso diciamo che la persona è una persona competente, un musicista competente, è molto bravo nel suo lavoro, mentre nel secondo caso è un musicista che è anche di buon cuore, una persona onesta, una persona buona, appunto, una persona di buon carattere, di buona, insomma, onesta, ecco, è tutto. Quindi una caratteristica positiva del soggetto. E poi abbiamo bello. L'aggettivo bello, anche qui un po' particolare l'aggettivo bello, lo si sente molto spesso utilizzare in precedenza al nome, quindi precede il nome molto spesso, a volte però può anche seguirlo. Bello in realtà è veramente un caso un po' particolare.
Quando sentiamo bell'uomo e uomo bello, entrambi si riferirebbero alla caratteristica fisica del fatto che questa persona è di bell'aspetto, però spesso se lo sentiamo precedere il nome, ci riferiamo al fatto che se diciamo bell'uomo o anche quando diciamo una bella persona, ci riferiamo più alla caratteristica quasi morale della persona, che è una bella persona dal punto di vista morale, ok? E poi bello si utilizza anche in frasi fisse, in espressioni che sono diventate anche molto famose, per esempio la bella vita. La bella vita, non diciamo la vita bella, così insomma, né se ci riferiamo al fatto che è una vita spensierata, una vita senza problemi, quindi la bella vita, no? Che è molto, molto famosa, come detto. Oppure anche il bel mondo, che sono ambienti altolocati, ok? E poi un altro caso in cui bello precede il nome è quando ha significato di abbondante. Per esempio, mi sono fatta una bella mangiata o mi sono fatta una bella dormita. Si intende una mangiata abbondante e una dormita abbondante. Però in realtà, a parte questi casi, l'aggettivo bello ha una posizione piuttosto libera nella frase, lo si sente utilizzare sia prima del sostantivo sia dopo il sostantivo, quando diciamo una bella casa, per esempio, o una casa bella, una bella macchina o una macchina bella, insomma ha una posizione piuttosto libera, ecco. E quindi niente, questo conclude la lezione per oggi, spero che vi sia piaciuta e spero che le differenze adesso riguardo proprio la posizione di questi aggettivi sia chiara, e anche poi ovviamente le regole generali per come posizionare gli aggettivi nella frase. Fatemi sapere se è tutto chiaro e se vi è piaciuta, e se sì mettete un like, così che mi aiutate a spargere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto, e considerate iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao ciao!